Ciao Monica, siamo qua con Linda. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mostra diversi elementi bianchi, dal colore bianco. C'è una mucca bianca, delle meringhe di colore bianco, un fiorellino bianco. Dai Eh, l'autorizzazione. sì, sì, ma ha bisogno proprio di questa profonda pulizia, una ripulita. Vibrazione. 3,5. Consapevolezza. 142. PS. 43. Vite. 2078. Cervello. 9,3. Suscettibilità ipnotica. 32. 3D. 68. Vivacità animica. 90. Ok, valori scarsi per le medie che abbiamo. Subito le entità mentali. Me ne vengono tre. Il primo è di giorno come di notte. Vedo proprio questa carica che è frustrazione, rabbia e combattimento che si manifesta sia mentre dorme, sia mentre è sveglia. Per cui di fatto è come se non ci fosse un cambiamento di registro. Quindi questa entità mentale è come se la mantenesse sempre su un unico piano, che alla fine si traduce in frustrazione ed impotenza. Livello. Direi 6. Poi. A me viene padre vacante, in diversi sensi, sia il fatto che il padre è morto quando lei era piuttosto giovane e avrebbe ancora avuto bisogno, sia il fatto che lei fondamentalmente non ha ricordi di quest'uomo, sia proprio che non ha avuto l'energia maschile a supporto. Ha sentito davvero un grande vuoto energetico rispetto all'energia maschile. Ed è questo vuoto energetico dell'energia maschile è stata una costante nella sua vita, scegliendo un unico uomo che poi si è rivelato molto inaffidabile, molto scarico di energia maschile, un grande debole, e avendo poi lei assunto questa energia maschile. Mm? Non avendo un'energia maschile su cui contare, l'ha assunta lei. E il figlio anche ne è carente e ha scelto di nuovo una partner che invece ha un'energia maschile ovviamente in negativo, ce l'ha la partner, la ex partner, diciamo, no? La nuora. Mhm. Mm. Livello. Quindi si è creato tutta una dinamica così partendo da questo padre vacante. È un po' il nodo, Mm, questo mm, modo mm, mm. mh, di Mm, mm, mm. realizzarsi di questa energia maschile sempre in maniera non armoniosa. Quindi direi che siamo qui 7/8. Ah, però. E poi mi viene tipo
non so, fiaba d'amore, illusione d'amore, una cosa del genere. Quindi la ricerca dell'amore, ehm, anche basata su dei sogni, sui desideri, su delle speranze, che poi vengono infrante con grandissima violenza. Però è proprio come dirti un desiderio d'amore molto forte, ok? Senza guardare quello che è l'oggetto dell'amore, quello ignorandolo completamente e facendosi invece animare e trasportare dal bisogno di vivere l'amore. Livello? Direi anche qua ehm, 5-6. Il punto è questo, che cosa succede? Che quando c'è questa illusione d'amore, si pensa, no? Di aver trovato l'oggetto d'amore, allora ti alzi tanto in alto, si alzano le vibrazioni, le speranze, le aspettative. Poi dopo, a un certo punto, ti confronti con l'oggetto d'amore per forza di cose. Allora crolli giù, rovinosamente, proprio ti spiaccichi a terra. E il punto è che Linda ha scelto di non spiaccicarsi più a terra, ma ha scelto di non avere più l'amore nella sua vita. Entità eteriche. Nel secondo universo c'è questa specie di ippopotamo, che è come se la aggredisse di continuo e la schiaccia. E d'altronde lei, a volte reagisce dentro di sé nella stessa maniera. La sente molto forte questa presenza e cerca però di non agire fisicamente così. Quindi cerca di non essere manesca o verbalmente aggressiva, ok? Però interiormente si scatena questo moto qui, indotto da questa entità. Poi c'è una civetta come falconiforme che vorrebbe mantenerla costantemente al buio, senza vedere chiaramente le cose e anche senza farle vedere le cose. Quindi, diciamo, tenendola all'oscuro se stessa di alcune cose e anche scegliendo magari di tenere dei segreti importanti. Poi c'è una specie di serpente che le si insinua proprio nei cassetti dove lei ha la sua biancheria personale ed è proprio questo sentimento e questa faccenda molto velenosa che si sta creando con la nuora, ovviamente, che è veramente una battaglia a colpi di veleno. Poi c'è anche mm, mm, dunque, aspetta che l'avevo visto prima, c'è il serpente, la civetta, l'ippopotamo, e poi c'è un ragno. C'è un ragno che crea una ragnatela tutta intorno a Linda e di tanto in tanto questo ragno va a spolpare Linda, a spolparla economicamente, a spolparla, diciamo così, di energie. E poi i 3 DL delle entità che abbiamo visto, entità mentali che abbiamo visto. Impianti. E sopra la testa c'è un disco rotto, quindi diciamo così che si blocca sempre ad uno stesso punto. Quale? Ovviamente è la questione esterna che riguarda fondamentalmente la vita del figlio e la scelta del figlio. Mm? E lei martella molto contro la nuora. Mm? Mhm.
Quindi insiste proprio, come se ci fosse lì un solco. Sul disco c'è questo solco e non riesce proprio ad andare oltre, a continuare a sentire il resto del disco. Perché se lei continuasse a sentire il resto del rischio, è possibile anche che quel solco diventi meno accentuato, meno bloccante. Poi c'è, va bene, questa ragnatela proprio intorno, Mhm. che tende proprio a isolarla, cioè a immergerla completamente nelle problematiche. Ehm, e non avere degli scambi invece che possono essere eh, più rosei, più positivi. Poi c'è una specie di spugna enorme a livello dei genitali che ormai non so come spiegarti, è zuppa. Quindi per tanto tempo è come se avesse assorbito tutta la sua energia sessuale, che lei è ceduto alla spugna, non ha adoperato per se stessa. Mhm. Mm? E adesso questa spugna come se fosse tutta quanta riempita. E infatti lei non sta più erogando energia a questa spugna, però è come lì a ricordarle che tutta la sua energia sessuale è rimasta bloccata e non adoperata in modo creativo e in modo gioioso. E poi le vedo il piede destro con una fascia molto stretta, per cui lei fa fatica a camminare e basta. Bene. Subito chiamiamo il padre e la madre disincarnati. Se vogliamo con accanto il portale aureo, vediamo se escono da lì o no. Vengono? Sì. Allora, c'è molto silenzio. C'è molto silenzio, è come se sentissi solo il rumore di una macchina da cucire, come se non ci fosse stato un dialogo vero. È come se queste tre persone non si conoscessero fra loro. Sento solo la presenza del lavoro, delle cose da fare, dei doveri. Non c'è scambio, non c'è intimità. Mi mostra anche la figura tipo di un carro armato, come dire proprio che passi sopra tutto, non ti rendi conto, no? Vai, procedi come un carro armato. Come vedi il padre? Però la madre la vedo come se le fosse piaciuto molto avere il nipote. Il padre è come se lui avesse creato la famiglia, no? Però poi riteneva che lui avesse come compito di essere un lavoratore. Non è che pensava di dover avere anche un altro ruolo. Mm. E poi, Pa- sì, lo vedo un po' chiuso, ehm, cioè di poche parole e quelle sono, non vanno messe in discussione. Quindi non si può avere uno scambio.
Però, questo per quanto concerne l'esistenza. Appunto, la vedo lei come una buona nonna. Mi piaceva avere questo nipote. Ehm, eh, Mhm. Eppure c'è una correlazione tra il padre di Linda e quello che poi è l'ex marito, anche lui defunto. Ehm, Come se ci fosse un tormento interiore in entrambi. Ehm, e una voglia di scappare dalla vita. Infatti sono entrambi morti piuttosto precocemente. Vic a entrambi. Vibrazione, Eh, informazione e consapevolezza. la mamma è messa bene, mi fa vedere circondata da tante piccole rose, sembrano quasi le rose secche. ehm, e quindi lei è come se avesse recuperato proprio l'amore. Riguardo al padre e all'ex marito, è come se avessero utilizzato l'aldilà per sbrogliare una serie di contraddizioni dentro di sé, di dolori, di difficoltà a poter vivere una vita essendo se stessi. Le hanno risolte. Nell'aldilà sì, nella vita no, e infatti hanno scelto di interrompere piuttosto precocemente le loro vite. Ok, come funziona però il gioco, Monica? Allora, diciamo che quest'anima del padre, facciamo finta, ha deciso di fare quello che hai appena detto. Non so perché mi sento male oggi, boh. Mi sento come udito male. Poi viene a mancare, risolve queste cose, ma queste cose hanno causato conseguenze sulla vita della figlia e del nipote. Il fatto di averle risolte nell'aldilà non comporta un cambiamento anche di qua nella vita degli altri, siccome c'è un rapporto di causa diretto. Allora, non è proprio così lineare. Mm. Diciamo che l'accordo di tutte queste anime che appartengono a questa famiglia, è quello di scegliere di vivere l'amore, qualunque esso sia, ma l'amore autentico. La linea comune è che tutti questi esseri umani che abbiamo citato, incluso il figlio, Mhm. non hanno scelto l'amore, hanno scelto altro. E la cosa, non credo neanche che questo, il padre avesse scelto l'amore con la propria moglie. Erano altre le motivazioni di questa relazione. Si usava così, certo, i matrimoni erano basati su un'altra logica che non aveva a che fare con l'amore. La stessa Linda dice: Io mi sono sposata perché? Perché ero incinta. Mhm. Ok? Il figlio stesso sì, si è sposato, ma il matrimonio è durato un anno e mezzo, giusto il tempo di avere i figli. Ok? Non c'è mai l'amore. Ma questo è una dinamica tipica della terza dimensione. Venire qua e scegliere tante esperienze di disamore per comprendere che l'unico modo per far funzionare diversamente ogni ambito della vita è di scegliere di vivere con autenticità l'amore, qualunque esso sia, in qualunque direzione vada. In primis per se stessi. Sì, guardare dentro di sé e comprendere che l'amore della mh, persona
che hai davanti viene dopo e che prima puoi sentire una forza d'amore intorno a te, anche se tuo padre non era tanto presente, anche se i tempi che corrono chiedono che tu abbia un amore, chiedono che tu abbia una relazione. Mh. Prima sentire quella forza d'amore che c'è intorno, ma poi scegliere anche di viverla con sincerità sul piano reale. Cosa dice il padre a questa visione? È una delle sfide più grandi. Ho visto quando il cuore di mia figlia in tribunale è volato via da lei. Allora lì ho compreso che lei aveva gettato la spugna. Il suo cuore c'è ancora e se lei vuole può ritornare in volo nel suo petto. Cosa dice la madre? Appunto, è come se mi riportasse un po' indietro nel tempo, quando il nipote era piccolo e dice: "Però non basta l'amore per i nostri piccoli". Ehm, Perché poi quello non è amore. È come se mi facesse percepire lei adesso è tutta, rosa, è tutta un petalo. È come se lei mi facesse percepire che lei è attraversata dall'amore in questo momento. Ogni petalo, ogni sfumatura di questa rosa è attraversata dall'amore. Vorrebbe far sentire a Linda questa sensazione. Vorrebbe farle sentire che quando Linda sarà attraversata dall'amore, si scioglieranno tante questioni nella sua vita. Quelle economiche? Intanto la vedo a tu per tu parlare con il figlio, con queste mani calde, ce ne son 2 mani calde e 2 mani fredde che si stringono, poi diventano tutte calde e loro si parlano proprio cuore a cuore, con sincerità e profondità, guardandosi intensamente negli occhi. È come se si rompesse un incantesimo fatto di non detti, fatto di scudi per difendersi dagli altri. Monica, sì, Fatto anche di piccole ipocrisie. un po' di causa esoterica. Causa esoterica nell'esposizione dei punti del salto di corrente da me. Se c'entra chiaramente Linda. Sì, è come se, per Linda ci fosse proprio bisogno di una scossa di questo genere nella sua vita. È stata molto piccola, sono stati due. Alla prima non è saltato un orologio digitale, neanche alla seconda, ma alla seconda è saltato il wifi. È molto insolito e ho capito che è stato un problema dell'isolato perché ho sentito un allarme di una casa suonare. Allora, Brevissimo. questo per quanto riguarda Linda. Linda ha proprio bisogno di una scossa che ribalterà completamente il suo modo di vedere.
e quindi le vibrazioni della sua esistenza. Causa esoterica dei due patti, vediamoli. Eh, allora, l'identificazione temporale non c'è quasi mai. Comunque, a un certo punto della sua vita lei dice: dispiaceri sì, dammi dispiaceri, ma non togliermi la salute. Mm. Ehm, Infatti, lei sta bene, ma ha tanti dispiaceri. Questo dimostra assolutamente la forza dei nostri decreti, del nostro essere creature divine, che ciò che scegliamo si realizza. Mm. Però proprio lei ha scelto di non toccare il cuore, non toccatemi il cuore, non toccatemi da un punto di vista delle emozioni, degli affetti. Cioè, scusami, non toccatemi il corpo, ok? E per non toccarmi il corpo, io scelgo di non vivere tutta la parte degli affetti, perché alla fine la vera sostanza è questa. Io per rimanere sana fisicamente, scelgo di precludermi ogni possibilità di vita affettiva. Però questo è proprio uno dei patti di terza dimensione. Come a dire, devo per forza fare una scelta così cruciale. Non posso vivere pienamente la mia vita? No, devo fare una scelta. E però qual è il discorso? Che nel momento in cui tu scegli di non mettere in mezzo il cuore, in realtà questo non è possibile e avrai solo dispiaceri. Cioè, è molto complesso da capire, ma l'unico elemento che può risanare tutto è il cuore. Il gioco prevede le sofferenze e i dispiaceri, ma se tu scegli di non mettere in gioco il cuore, questi dispiaceri continuano a perpetrarsi nel tempo e a presentarsi sotto nuove forme. Causa esoterica del secondo patto. Ehm, e non lo posso dire, ti ricordi, no? Sì, Se mi salvo, avrò quell'altro dispiacere. sì, sì, qua ovviamente, come nel primo caso, c'è molto l'idea della rinuncia. Anche questa è una dinamica, no, della terza dimensione. Noi dobbiamo comunque andare incontro a dei sacrifici, a delle rinunce per trovarci poi comunque al buio, nel dolore, eccetera, eccetera. Mm? Per avere un minimo di buono, in realtà dobbiamo avere un grande dolore. Mm? E poi è sempre come una specie di contrasto tra il dentro e il fuori, o una cosa o l'altra, o io o quest'altra vita. Mhm. E nel momento in cui si sceglie l'amore, non è più necessario vivere in questa separazione. C'è la possibilità di salvare tutto. Va bene. Linda da giovane, da piccola, sente i pensieri della gente. Sì, sì, assolutamente sente e vede. Ehm, Secondo me vedeva anche tipo dei disincarnati. Mh. Ma tuttora le sue facoltà psichiche sono molto buone, da bambina a maggior ragione. Poi, avendo scelto di diventare adulta molto presto, le ha un po' spente queste. Ehm, però
ancora nel momento in cui riporterà la centratura su se stessa e non più sull'esterno, quelle facoltà mano a mano le recupera. Linda ha avuto abduction, come quella volta che ha visto una figura in sonnoveglia. Ma allora dunque, uno, quello con la barba bianca, fondamentalmente lei era sveglia, io l'ho visto proprio come un disincarnato. Lei lì si è molto spaventata, quindi è andata via e ha lasciato perdere. Poi effettivamente più volte lei si è sentita, mentre dorme ovviamente, come diciamo così, risucchiare la testa, però lei cerca di porsi. Queste sì, vedo la partecipazione specialmente tipo della civetta, ok? Come se la volesse aspirare verso l'oscurità e volesse proprio controllarle i pensieri in una direzione che è quella depressiva. Vede passare tutta la vita davanti a sé. Beh, lei è stata al confine. Mm? Mhm. Lei è stata proprio in questa zona di confine tra quella che noi chiamiamo vita e quella che noi chiamiamo morte. E quindi ha fatto in maniera sicuramente un po' più veloce e superficiale, ma ha fatto quello che si fa quando si va nell'oltre, Mhm. e cioè rivedere la propria vita. Quando sei nell'oltre lo fai in un modo differente, ok? Proprio per comprendere ogni aspetto, proprio quasi ogni istante della vita. Lei l'ha fatto in maniera molto più rapida ed è arrivata alla corretta conclusione che siamo noi a vedere, a osservare, a comprendere, a valutare la nostra vita. Non c'è un essere superiore e questo è molto corretto. Prendi una persona a caso che è appena andata nell'oltre, vediamo, analizziamo velocemente come rivede la propria vita. E, mm, chiaramente non è uguale per tutti perché ci si può soffermare su periodi della vita più significativi e aver bisogno di rimanere lì a stare in quei periodi della vita più a lungo. Magari altri periodi scorrono un pochettino più veloci, Mhm. però a volte ci vuole veramente molto molto tempo per comprendere, per elaborare, per superare, per estrarre tutto il succo, filtrarlo proprio di alcuni periodi. Ehm, Cosa fa questa cioè non- persona? c'è un andamento regolare, perché adesso questa persona che ho preso, adesso è ferma che ha delle braghette corte con la Mhm. vita alta, la vita molto alta, Mhm. le bretelle tipo, mi sembra di vedere. E non so, forse a volte faceva la pipì, cioè la pipì addosso. Mhm. Ehm, e questo è un periodo su cui ha bisogno di soffermarsi, perché sono nati molti complessi di inferiorità, Quindi paura era anche bambino. a... Sì, certo, Ah, certo. ah, ok. Bambino, però non da farsi la pipì addosso, perché Mm. doveva essere in grado di farla Mm. autonomamente, ok? Non ti saprei dire, avrà 4 anni, 5 anni, una cosa così. Ehm, e lì nasce proprio il bisogno di controllare. Solo che è una cosa che qua ha bisogno proprio di analizzare bene. Mm, ha avuto un impatto molto forte.
E adesso, per esempio, quest'anima che sto guardando è ferma a questa fase qui. Mm. Mhm. Va bene. Sente i profumi e ha dei déjà vu di Linda. Sì, tra l'altro ha scelto anche un lavoro in cui i profumi ci sono, aleggiano nell'aria, ed è corretto perché è molto evocativo per lei l'olfatto. Ehm, Devo dire che a volte, siccome lei aveva da bambina questa capacità di vedere i disincarnati, a volte vedo che si avvicinano a lei delle anime di bambini. Perché? Ma non lo so, forse ha anche delle clienti che hanno perso dei bambini più giovani, di lei, diciamo delle donne, chiamiamole in età fertile, ok? Che è come se quando vengono a fare un Quello che devono fare. trattamento, Mhm. sì, esatto, portassero con sé questo dolore ancora non risolto, ok? E lei percepisce l'anima di questo bambino perso attraverso un profumo. Poi vedo che però a volte li sente anche in casa, quindi al di fuori del lavoro, in momenti inaspettati perché magari si aspetterebbe di sentire odori di cucinato e invece sente un odore floreale, magari anche tipo di violetta. Ehm, Lì però io lo collego sempre solo a disincarnati, perché lì mi viene tipo una nonna. Mm, bah, vedi qualcosa dell'incidente? Ma le sue facoltà le consentono proprio di mh, vedere dell'incidente con l'auto, parliamo, giusto? Mhm, Sì. mhm. Mm. Ehm, allora, lei ha veramente la possibilità, ascoltando il proprio intuito, di comprendere cosa fare e cosa non fare. E l'anima glielo vuole far vedere attraverso questi piccoli fatti, perché poi alla fine l'incidente non è stato nulla di grave, no? Era proprio volto a farle comprendere che lei ha questo intuito, questa connessione con l'anima, ce l'ha, però la deve esercitare, ok? Il punto è che per risolvere situazioni più complesse è necessario che lei sblocchi l'amore, che lei si riconnetta a sé, che lei comprenda che tutto questo disamore che si sta verificando nella vita sua, che poi è principalmente la vita del figlio, ma che si è verificata anche nella sua vita, al punto che lei si è rassegnata a non conoscere più l'amore, è proprio perché quello era l'inseguimento di un qualcosa che sembrava amore, ma non c'entra nulla con l'amore. Mi fa vedere lei che un giorno va, nel suo luogo di lavoro, okay, Mhm. guarda, tutti i vari colori che ci sono all'interno di questo luogo di lavoro. Ce ne sono tanti, alcuni sono rinchiusi, alcuni colori, okay, quindi li può vedere anche in maniera distinta e si fa come, trascinare di vibrazione di questi colori. È come se questi colori le facessero percepire e respirare la vita in altro modo.
Sono colori che le entrano dentro e le tolgono il buio, che vanno oltre la sua ragnatela. Sono questi colori che si rovesciano sul suo disco che ha sopra come impianto mentale. Sono colori con cui lei inizia a giocare. E allora si diverte a dipingere e colorare alcune scene che ha vissuto con la nuora e le colora tipo di rosa shocking, di giallo acceso. E portando quel colore porta un'altra vibrazione. Monica, cito solo uno dei due esempi, le è già capitato lei dice di fermare il tempo, insomma, di avere un evento, di vederlo per un istante con un esito peggiore e poi di farlo terminare con un esito migliore. Quindi stava per cadere, si è vista per terra con una gamba rotta, invece è caduta e non si è rotta nulla. Anche l'altro è simile, quello della macchina, eccetera. Causa esoterica. L'intuito, quindi la connessione con la sua anima, le permette in qualche modo di rendere meno drammatico l'evento. Quindi questo è un'ottima bussola per lei. Però capisci che sono solo piccoli spunti per cui l'anima vuol dire io ci sono, tu puoi attingere da me e possiamo andare ben oltre queste piccole cose. Così come tu sei in grado di attutire i colpi degli eventi, tu sei in grado di giostrare la tua vita. Ok, vediamo solo brevemente, 2 secondi, il test di Rorschach, cui è stata sottoposta lei e il figlio, o solo il figlio? Solo lei, solo lei. Quindi quelle figure che sembrano quasi tutte o farfalle o il bacino, le ossa del bacino, diciamo, simmetriche rispetto a un asse verticale. Il test di Rorschach. Herman. Un'indagine sulla personalità. Da quello si evince, dalle risposte che si danno, si evince se uno c'è sta con la testa oppure no. E lei è risultata a posto. Monica, cos'è questo test? Non so perché mi viene insistentemente Freud. Mhm. Che porta il suo libro, L'interpretazione dei sogni. Come se mi facesse vedere che queste macchie eh, sono oniriche, hanno lo stesso valore di un sogno. Quindi creano in chi le vede l'entrare in una dimensione di sogno, che poi è una delle dimensioni più profonde di noi. Il sogno, alla fine, spesso manifesta completamente chi noi siamo senza freni. E allora è così, questa macchia è come se ci risucchiasse all'interno di un sogno. Noi viaggiamo, parliamo, raccontiamo di questo sogno e quindi raccontiamo di noi stessi. È attendibile? O ha delle entità dietro? Queste sono entità, Mm. cioè quelle raffigurate sono delle entità. Mm. Ehm, la nostra vita si basa su delle entità. Eh, Però il punto è che non esistono entità assolute, sono entità che si plasmano sulla base di noi. Infatti dietro a Freud c'erano enormi entità.
falconiformi, c'era Satana, c'era anche Moloch. E dietro Herman Rorschach? Non so perché mi venga sua madre. Non conosco assolutamente la storia di lui. Tipo come se fosse un lupo, ci fosse un grande lupo. Lui come un bambino mortificato dietro un lupo. E poi c'è ti direi un falconiforme, ma forse ha un nome preciso perché lo vedo un po' spennacchiato. Ho delle piume lunghe sparate. Mm. Va bene. Monica, cosa fa il padre davanti a questa analisi? E il padre davanti all'analisi delle macchie di Rorschach Mhm. o in generale No, in dici? generale, in generale. Allora, il padre non è più il padre che lei ha avuto ovviamente adesso, eh. Mhm. Sono passati tanti anni e lui si è decisamente trasmutato. Adesso io lo vedo per esempio azzurro, proprio come se avesse scelto di essere energia maschile, ma nel suo aspetto migliore. Ehm, Azzurra anche un po' come il cielo. Mm. Alinda dice: è tempo di amare, è sempre tempo di amare. L'amore non è la fragilità che tu pensi, l'amore non è crollare, l'amore è dotato di una grandissima e potentissima vista. È tempo di amare. Suona la campanella della scuola vita. Mm. È finita la lezione della 3D, ora segue la lezione 4D. Cosa fa Linda a queste parole? Per un attimo, che è veramente penso che sia una manciata di secondi, lei sente che la nuora non si è per niente sentita amata da suo figlio, dal figlio di Linda. E questo ha prodotto una rabbia incredibile, anche perché lei ha altri suoi pregressi di non amore e tutto quanto. Ed è però proprio un brevissimo lasso di tempo in cui lei sente questo. È tempo di amare innanzitutto se stessi, analizzandosi, entrando in se stessi, lavorando su se stessi. Imprescindibile passaggio. Ed essendo amici di se stessi, Mhm. anche in maniera a volte scherzosa, spiritosa, molto complice. Cluster. Mm. C'è una bella montagna di rifiuti, alcuni anche molto vecchi che hanno ormai fatti vermi. Che puzza, dice lei. Linda dice che puzza, a me che piacciono così tanti profumi. Tiene tutto? Smaltisce tutto dentro il portale definitivo. C'è profumo? Sì, lei ha proprio spruzzato
Sì, sì. Perché è floreale, però proprio come se fosse tanti fiori insieme. E nota d'arancio. Facciamole creare qualcosa di bello qui al posto della puzza. Mm. Allora, ha creato queste note floreali, però appunto ho percepito anche questo aroma d'arancio. E poi ho visto che ha preso tipo, sai, uno smalto per le unghie, e ha iniziato molto velocemente anche a disegnare un ad eternum. Ma proprio come una decorazione di quelle da mettere poi sulle unghie. Bordeaux. Avatar. Mm. Allora, l'avatar ha usato questa astuzia di nascondersi sotto il tappeto, in modo che Linda entri credendo Mm. che non ci sia nulla. È tempo di amare. E non è più tempo di nascondere e di nascondersi. Quindi, sì, via, butta via anche questo. E qua sceglie invece una cascata d'acqua fresca che ripulisce da tutte queste amarezze di sapori. Questo è il suo eterno, fatto così, a mo' di cascata. Nuova vibrazione. È il suo 400. Consapevolezza. 173. Anima. Più o meno 60. Vite. 1879. Cervello. 10,4. Suscettibilità ipnotica. 57. 3D. 31. Vivacità animica. 92, 93. Le entità eteriche mentali e gli impianti ci sono ancora? No. Messaggio di Linda alla madre e poi la salutiamo, la madre. Grazie per tutte queste rose. Grazie per questo amore che passa come attraverso un tessuto. Messaggio di Linda al padre e poi lo saluta. Conservo questo azzurro dentro di me e scelgo di lasciarmi andare. Scelgo Ris- di lasciare andare il controllo. risposta del padre. Le accarezza la guancia e non so, le sta massaggiando i piedi. Che lei adesso ce li ha scalzi.
Li salutiamo, vanno nel portale aureo. Certo, sì, sì, sì. E lasciano anche un dolcino. Fatto come? Sembra un po' un amaretto, di quelli morbidi, un po' più grande però. Va bene, Linda adesso lascia un messaggio a se stessa, che è il riassunto e anche le istruzioni per l'uso dei prossimi mesi e anni. Come se stesse allentando una maglia. Vedo che respira piano. È come se fosse in vacanza in questo momento, mi sembra, no? Perché la vedo così con gli occhiali da sole. ehm, la sento rilassata. Mm, è come se emanasse, proprio standole vicino, una aria di pacatezza e di estrema forza nonostante questa tranquillità. Come se lei si fosse in qualche modo ricostruita all'insegna di questa nuova energia, che è più morbida, più calda, ma estremamente forte, potente. E vedo che mette i piedi dentro questa specie di piscina e dice: Questa è una piscina d'amore. È arrivato. È arrivato Mister. Guarda che caso. Mm. Monica, messaggio della madre di Linda al figlio. Possiamo veramente essere sinceri e uniti, perché siamo nell'amore, non c'è giudizio, non c'è colpa. Come la vedi, Linda? Con dei capelli vaporosi. La vedo in profondo ascolto e la vedo proprio che ha voglia di fare amicizia con se stessa. E c'è qualche signore che la guarda interessata, come se notasse proprio la nuova energia che la caratterizza, come se si accorgesse per la prima volta di lei. Battuta finale? Ehm, L'amore è leggerezza, Va bene, tempo di conoscere l'amore. abbiamo finito.